Ciao, ciao a tutti, benvenuti per chi ancora non mi conosceva e bentornati per tutti gli amici che mi seguono. Oggi una nuova creatura. Andiamo a realizzare quello che in questo momento vedete come gilet, ma che può diventare tranquillamente, vi spiego come fare, una maglietta con scollo a V, a manica lunga, a manica corta e pensatelo anche estivo. Io ho utilizzato un filato meraviglioso invernale, però voi pensatelo anche estivo, come una maglietta estiva. Vi faccio vedere anche il dietro perché è veramente graziosissimo, facile da realizzare, non vi impressionate, eh? Lo sapete che vi seguo passo passo, vi prendo per mano e andiamo a farlo. E sono praticamente poi due pannelli, un pannello dietro, come vedete, e il pannello che avete visto davanti. E quindi partiremo da questa parte. In centro, come vedete, si alternano le lavorazioni, danno quindi questo gioco ottico. Ok? Sul dietro lo notate di più perché il pannello è intero o l'ho rifinito semplicemente con una bordura appunto semplice e vai che ti ripeti, e vai che ti ripeti, ma potete realizzarlo con qualsiasi bordura, ok? La manica anche lei l'ho realizzata con questa bordura, la manica che poi essendo un gilet, io ho voluto crearmelo proprio come gilet, però ribadisco, non abbiate paura del fatto che lo vedete così senza manica, perché sapete bene che basta proseguire con le maniche per realizzare una maglietta proprio con scollo a V. Questo è proprio con lo scollo a V. E lo scollo a V può essere più o meno pronunciato. Io se fossi partita già dall'inizio avrei avuto uno scollo molto più profondo, però io ho voluto proprio rendermelo così in modo tale che mettendo su la camicetta mi restava fuori proprio solo il colletto e uno scollo bello da vedere e anche comodo da indossare. Poi avevo il cardigan mattoncini del quale avevo usato lo stesso filato da abbinare e quindi ovviamente con la manica magari mi poteva dare un po' più di fastidi, invece così come vedete rimane proprio la manica libera, quindi ho la maglia o la manica libera, ma ripeto, questo è la mia idea, ok? È la mia idea. Poi ovviamente ognuno di voi può renderlo come desidera. Io spero che vi piaccia perché a me piace tantissimo, mi piace proprio tantissimo. Ecco, ve lo faccio di nuovo rivedere senza il cardigan che sarà il mio completo. Quello è il cardigan mattoncini, è un videocorso privato. Lo trovate sul sito eventualmente vi interessasse sul mio sito gioiosecreazioni.com e guardate proprio come viene ben rifinito. Adesso non sto tanto a trastullarmi. È molto gradevole secondo me, ecco, e spero veramente che vi piaccia. Ok, io penso che è il momento di mandarvi un abbraccio e di dirvi buon lavoro! Ora, per questo progetto sceglierò un filato dell'Ice Yarn, il mio preferito, uno dei miei preferiti, che è la Cake Rainbow. È un filato morbidissimo, che si presta per molte lavorazioni. Lo userò l'uncinetto 3,5, quindi ciò che vi occorre è un filato. Io ripeto, sto usando questo, ma voi potete scegliere il filato che desiderate. Normalmente si presenta in cake, quindi a forma di torta, ok, se vogliamo. Invece questo colore, che è quello che ho scelto per il mio progetto, ha una forma normale, quella proprio di un gomitolo, di un semplice gomitolo. Ogni cake, tra l'altro, contiene 400 metri di filato. Poi vi dirò quanto me ne occorrerà per il progetto. Ok? È un premium acrilico, un acrilico che
forse è più bello di molte lane che ho provato, fidatevi, è bellissimo questo filato. Bene, partiamo con il nostro cerchio magico, il nostro filato, nel mio caso l'uncinetto numero 3,5, e iniziamo a fare il nostro, come detto, cerchio magico. Prendiamo il filo e andiamo a fare all'interno del nostro cerchio 3 catenelle per iniziare. Rientriamo all'interno e facciamo 2 maglie alte. In totale, quindi, con le 3 catenelle iniziali avrai 3 maglie alte. Ora fai 3 catenelle, rientra nello stesso cerchio e fai altre 3 maglie alte. Di nuovo 3 catenelle, rientra nel cerchio e fai 3 maglie alte. Tre catenelle, rientra nel cerchio, 3 maglie alte. Inizia a chiudere il cerchio magico. Ok, abbiamo 1, 2 e 3 buchini. 1, 2 e 3. Dobbiamo fare il quarto. Per fare il quarto, filo sull'uncinetto. Questa è la prima serie di 3 catenelle che abbiamo fatto. Dobbiamo andare nella testa, quindi questa. 1, 2 e 3, quindi nella terza, in testa proprio. Prendi il filo e lavora queste 3 maglie come fossero una maglia alta, quindi chiudi 2 e chiudi 2 e sei esattamente al centro del tuo angolo. Stringi. Ok, hai fatto così il primo giro. Il secondo giro. Allora, parti sempre con 3 catenelle, rientra dentro e fai altre 2 maglie alte. Una catenella di separazione, vai nell'angolo successivo, che è questo, e fai di nuovo 3 maglie alte. Ora 3 catenelle, rientra nuovamente e fai 3 maglie alte, quindi sei rientrata nello stesso punto, così. Qui abbiamo l'angolo completo e questo da completare. Una catenella di separazione, entriamo nell'angolo e facciamo 3 maglie alte, 3 catenelle e ora attenzione, non facciamo più 3 maglie alte ma soltanto 2 perché andiamo a cambiare il motivo, quindi 1 e 1, 2, solo 2. Quindi nel terzo lato, il primo e il secondo l'abbiamo fatto, nel terzo lato abbiamo fatto nell'angolo 3 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte. Ora segui le maglie alte, in ogni maglia alta ne fai una maglia alta in ogni maglia alta. Vai nell'angolo e fai 2 maglie alte, perché siamo nel lato delle maglie alte, 3 catenelle, rientra e fai di nuovo 2 maglie alte. Bene, ora stessa cosa, in questo quarto lato entriamo in ogni maglia alta e facciamo una maglia alta, una per ogni maglia alta sottostante. Concludiamo il giro entrando nell'angolo dove abbiamo iniziato, da dove abbiamo iniziato, facciamo soltanto 2 maglie alte, perché siamo nel lato dove ci sono solo maglie alte. Filo sull'uncinetto e chiudiamo come abbiamo già visto. Quindi contiamo 1, 2 e nella terza entra sulla testa, prendi il filo
e chiudi 2 a 2. Hai completato così il tuo secondo giro. Andiamo avanti con il terzo giro. 3 catenelle, entra all'interno e fai altre 2 maglie alte perché siamo nella parte del punto granny. Una catenella, entra nello spazio e fai 3 maglie alte. Attenzione, non nello spazio ma nella catenella. Quindi qui all'interno della catenella mi fai le 3 maglie alte, tutte nella stessa catenella. Così. Una catenella di separazione, vai nell'angolo e come vedi devi fare 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Ora fai una catenella di separazione, vai nella catenella che vedi nel giro sottostante, all'interno fai 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Magari meglio di me. Ok, fai una catenella di separazione, vai nell'angolo. Attenzione che da questa parte noti che c'è il giro, il lato con le maglie alte, quindi di qua finiamo con 3 maglie alte e fai le solite 3 catenelle dell'angolo, ma da questa parte qui vedi ci sono le maglie alte, quindi farai solo 2 maglie alte, così. Ora una maglia alta su ogni maglia di base. Ora sei nell'angolo e fai soltanto 2 maglie alte e 3 catenelle. Questo è il lato con le maglie alte, entri dentro e fai 2 maglie alte perché sei nel lato delle maglie alte, quindi ne bastano 2, e poi una maglia alta in ogni maglia alta di base. Chiudi il giro facendo 2 maglie alte, aspetta che recupero un po' di filo, 2 maglie alte e poi filo sull'uncinetto, vai sulla terza catenella di inizio, quindi in testa, prendi il filo, chiudi 2 a 2. Hai finito così il terzo giro. Andiamo a fare il quarto giro. Quindi partiamo di nuovo con 3 catenelle e 2 maglie alte, totale 3 maglie alte. Una catenella, vai sulla catenella e fai 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella, vai sulla catenella, questa, e fai 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella, vai nell'angolo, vedi dove siamo? Punto granny e punto granny. Nell'angolo fai 3 maglie alte, 3 catenelle, rientra, 3 maglie alte. Ok. Quindi una catenella e rifai quello che abbiamo fatto da questa parte, puntando l'uncinetto per fare le 3 maglie alte nella catenella. Quindi 1,
2, 3, catenella, 1, 2, 3, catenella, vai nell'angolo, attenzione, da questa parte ci sono le maglie alte, quindi mi vai a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 catenelle, scusami, entra all'interno e fai solo 2 maglie alte. Ora mi lavorerai una maglia alta in ogni maglia alta di base per tutto il lato. Quando hai finito di fare le maglie alte su ogni maglia alta, vai nell'angolo e componi le 2 maglie alte, perché sei nel lato dove ci sono solo maglie alte, quindi ne bastano 2, 3 catenelle e 2 maglie alte. Di nuovo una maglia alta su ogni maglia alta. Vai avanti così per questo lato. Abbiamo raggiunto la fine del quarto lato, entriamo quindi per completare il nostro angolo, entriamo da dove siamo partiti, quindi qui, e facciamo 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, conta 1, 2 e nella terza entrerai, prenderai il filo, chiuderai 2 a 2. Ok, abbiamo completato il quarto giro, ora dobbiamo invertire i punti. E come facciamo? Lo guarderemo dal quinto giro in poi. Quinto giro, 1, 2, 3, 4, stiamo facendo il quinto giro. Sali con 3 catenelle, anziché farne 3, dovendo spostare il nostro disegno, ne faremo soltanto 2. Quindi 2 maglie alte, una è da 3 catenelle e una è quella che abbiamo appena fatto. Ora lavora su ogni maglia alta del tris una maglia alta. Dove c'è la catenella entra e fai una maglia alta. Su ogni maglia del tris una maglia alta. Sullo spazio dove c'è la catenella una maglia alta. Qui una maglia alta in ogni maglia alta, una maglia alta nello spazio della catenella, una maglia alta in ogni maglia alta e sei arrivata nell'angolino dove entrerai e farai una e 2 maglie alte, 3 catenelle, le catenelle non cambiano, entra nuovamente all'interno e fai 2 maglie alte. Ok, stessa cosa, quindi sulla maglia alta una maglia alta, nello spazio una maglia alta e vai avanti così, facendo sempre una maglia alta su ogni maglia alta e una nello spazio. Continua. E una nello spazio. Continua. E attenzione qui, dobbiamo invertire, quindi nell'angolo farai ovviamente dalla parte dove ci sono le maglie alte, vedi? Appena fatte farai le 2 maglie alte e da questa parte invece qui ci sarà il tris e quindi farai sempre 3 catenelle e dove c'è il tris lo sai che devi fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Per il momento non ci sono i tris, ma andiamo a farli ora. Una catenella, salta 1, 2 e 3, nella quarta fai
il tris, quindi 3 maglie alte, una catenella, 1 2 3 nella quarta, 3 maglie alte, catenella, 1 2 3 nella quarta, 2 e 3 maglie alte, catenella, 1 2 3, andiamo nello spazio e facciamo, da questa parte abbiamo il tris e qui andiamo a fare di nuovo un tris, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, rientra e fai 3 maglie alte. Ok, dovete solo fare attenzione quando cambiate il gioco, ok? Quindi anche da questa parte dobbiamo farlo diventare il giro dei tris, quindi catenella, salta 1 2 3 nella quarta, fai 3 maglie alte, catenella, 1 2 3 nella quarta, 3 maglie alte, catenella, 1 2 3 nella quarta, 3 maglie alte, catenella, 1 2 3, entra nello spazio e fai 3 maglie alte. Perché 3? Perché abbiamo appena fatto il giro del tris, quindi finirà e inizierà con 3 maglie alte. Ok, filo sull'uncinetto, conta 1 2 e nella terza prendi il filo e chiudi 2 a 2. Ok, abbiamo invertito la rotta. Adesso da questa parte non hai più tutte maglie alte ma hai i tris, e da questa parte non hai più i tris ma hai le maglie alte. Ora procedi semplicemente seguendo quello che hai sotto per 4 giri, 1 2 3 4, devi fare 4 giri identici a questi, ok? E poi quando arrivi al quarto giro, te lo mostro da qui, quando arrivi al quarto giro, vedi? Allora abbiamo fatto 1 2 3 4 giri e abbiamo cambiato, quindi poi rifaccio di nuovo 1 2 3 4 giri e cambiamo un'altra volta con i tris, quindi 1 2 3 4 giri e cambiamo di nuovo 1 2 3 4 giri e cambiamo, e andiamo avanti così, e in questo modo si inverte la direzione del nostro lavoro. Come vedi, si inverte, prima maglie alte e tris, poi tris e maglie alte. Andando avanti così abbiamo questo disegno particolare. Ora, questo è il modo di andare avanti, quindi hai visto come cambiare la direzione. Adesso io faccio i 4 giri e ti mostro ancora come cambiare nuovamente. Ok? Ricorda che si parte sempre con 3 catenelle, rientra dentro e ovviamente dalla parte delle maglie alte avrai solo 2 maglie alte, poi proseguirai con tutte le maglie alte, una su ogni maglia alta. Ok, attenzione, che ti può saltare questa, vedi? Questa, quindi vai avanti una per ogni maglia alta. Quando arrivi nell'angolo farai le 2 maglie alte, perché sei dal lato delle maglie alte, quindi te ne servono solo 2, 3 catenelle, rientra e fai di nuovo 2 maglie alte, perché andiamo a fare di nuovo la riga delle maglie alte. Ok, ora entra già nella prima e farai tutte maglie alte, una su ogni maglia alta. Finito il lato delle maglie alte, entriamo nell'angolo e facciamo 2 maglie alte, perché siamo nel lato delle maglie alte, 3 catenelle, entriamo, attenzione, entriamo sempre nello stesso punto e facciamo 3 maglie alte, perché stiamo in questo lato, cambia, vedi?
qui ci sono i tris, quindi 3 maglie alte, una catenella. 3 maglie alte, abbiamo concluso così l'angolo, vedi? Da una parte ci sono 2 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, perché qui andiamo a fare i nostri tris. Ho fatto la catenella, entro nello spazio di una catenella e faccio 3 maglie alte, una catenella, entro nella catenella, 3 maglie alte. Abbiamo finito questo lato e andiamo una catenella, andiamo nel nostro angolo e facciamo le 3 maglie alte, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, perché in tutti e due i lati abbiamo i tris. È chiaro, vero? Quindi catenella, andiamo nello spazio di una catenella e facciamo il nostro tris. Catenella, nello spazio, tris. Finito anche il lato dei tris o del punto granny, come vuoi, entra nell'angolo e finiamo l'angolo. Quindi in questo angolo mancavano le 3 maglie alte. In questo caso filo sull'uncinetto, entra nella terza, qui prendi il filo, chiudi 2 a 2. Ok, procedi in questo modo per altri 2 giri e poi invertiamo rotta di nuovo. Bene, a questo punto abbiamo fatto altri 4 giri, 1, 2, 3, 4, sotto ne avevamo già 4, abbiamo cambiato, 1, 2, 3, 4, abbiamo cambiato. Adesso cambiamo nuovamente, invertiamo di nuovo i punti. Quindi siamo da questa parte dove ci sono tutte le maglie alte, vuol dire che di qua invece tu dovrai fare i tris. E quindi per partire con i tris sai che ci vanno 3 maglie alte e la prima la facciamo con le 3 catenelle e poi inserisci le 2 maglie alte a fianco, una catenella e come ti ho già mostrato ne salterai 4 compresa, vedi questa è già la prima, quindi 1, 2, 3, nella quarta fai il tris, quindi 3 maglie alte. Fai una catenella. Ogni tanto le papere arrivano. Saltane 1, 2, 3 nella quarta, fai il tris. 2 e 3. Fai una catenella, 1, 2, 3 nella quarta, un tris. 1, 2 e 3. E continua così per tutto il lato con le maglie alte. Quando arrivi all'angolo, vedi ho finito il lato, siamo partiti da qui, ho finito il lato, quando arrivi nell'angolo fai le 3 maglie alte, 3 catenelle, rientra, 3 maglie alte. Ricorda che tu avrai sempre 2 lati attaccati uguali, quindi in questo caso sarà punto granny, sopra queste maglie, ovviamente ne abbiamo fatte 4, abbiamo fatto 4 giri, quindi sopra le maglie alte avrai il punto granny. Il punto granny parte sempre e finisce con 3 maglie alte, ok, nell'angolo. Dalla parte in cui parte e così finisce, quindi farai la catenella, 1, 2, 3 nella quarta fai il tris, catenella, 1, 2, 3 nella quarta fai il tris e vai avanti così anche per questo lato, catenella. Alla fine anche di questo secondo lato fai la catenella e vai nell'angolo, quindi farai 3 maglie alte nell'angolo,
perché finisci il lato con i tris, quindi finisci e inizi, come ti dicevo prima, dalla parte del lato con i tris con 3 maglie alte, inizi con 3 e finisci con 3, ma da questa parte qua, dove prima c'erano i tris, dopo 4 giri devi cambiare, quindi devi fare tutte maglie alte e sai che nel lato delle maglie alte devi partire e finire con 2 maglie alte. Quindi parlo dell'angolo, quindi farai sempre 3 catenelle che non cambiano, ma entri facendo 2 maglie alte. Ok, perché stai partendo con il giro delle maglie alte e su ogni maglia alta mi farai una maglia alta e dove c'è lo spazio di una catenella, qui entri e mi fai una maglia alta e prosegui così, lavorando tutte maglie alte. Quando avrai finito il lato con le maglie alte, come dicevo, inizi con 2 maglie alte, quindi nell'angolo dalla parte delle maglie alte ne hai solo 2, le catenelle sono sempre 3. 2, poi fai tutte le maglie alte, finisci con 2. Da questa parte devi fare anche il giro delle maglie alte, quindi parti con 2, facendo sempre 3 catenelle, ma parti con 2 maglie alte. Come parti, così finisci il lato. Abbiamo finito anche il quarto giro, quello con le maglie alte. Chiudiamolo. Quindi abbiamo detto che iniziamo il giro con delle maglie alte con 2 maglie alte e lo finiamo con 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, entri, chiudi 2 a 2. Bene, adesso posso lasciarvi tranquille perché ora dovete fare il altri 3 giri così, esattamente così come li abbiamo fatto, poi sai già come cambiare nuovamente, dove ci saranno, dove c'è il punto grenni, dopo nel quinto giro del punto grenni inizierai a cambiare e farai il punto alto, al posto del punto grenni punto alto e al posto del punto alto il punto grenni, semplicemente quello che abbiamo fatto insieme. Ovviamente voi mi dite sì, ma per quanto devo andare avanti? Allora, il pannello dietro non ha varianti, quindi praticamente tu andrai avanti con questo cambio, inversione di punti, finché il tuo quadrato non è abbastanza grande da arrivare alle tue spalle, cioè o comunque alla parte più ampia della tua metà corpo, perché questo io lo userò per esempio per il dietro, non mi basta, devo andare ancora avanti e poi faremo il davanti. Ok, quindi inizia a fare il primo pannello semplicemente quadrato, senza nessuna modifica, ovviamente rispettando il gioco dei punti. Ok, vai avanti per la misura che serve a te. Quando avrai un quadrato abbastanza ampio, tu provalo se la tua parte più ampia è quella delle spalle, avrai la misura delle tue spalle, se la parte più ampia è la parte sotto, ovviamente sotto, che poi non è un sotto, arriverà a metà corpo, perché poi dobbiamo allungarlo, quindi tieni conto che nella parte qui giù, qui in basso, quando avremo unito i pannelli dovremo farlo crescere in lunghezza e lì ci saranno poi i nostri fianchi, ok? Quindi intanto io vado avanti per il mio e vi do le mie misure, io sono una 44, ma tu andrai avanti per la tua misura, ok? In base magari a un maglioncino, lo poni sopra il maglioncino e guarderai la misura della tua schiena. Quando ci arrivi, ti fermi, tieni conto che non basterà per il sotto, però ti fermi perché abbiamo raggiunto, soprattutto per quanto mi riguarda, le spalle. Poi dopo i fianchi la allargherò in base a quanto mi servirà, ma intanto mi serve la misura delle mie spalle. Come sapete, per chi mi conosce,
Io non so mai dove vado a parare, nel senso che io vado avanti insieme a voi, quindi voi avete già visto l'anteprima di ciò che sto realizzando, io ancora lo devo realizzare e quindi non vado avanti man mano con voi, nasce proprio insieme a voi. Io ho la mia idea, vado avanti per quell'idea, ma non l'ho ancora realizzato, quindi ciò che io vi consiglierei di fare dopo aver fatto il pannello grande, che è quello della schiena, quindi il primo pannello, e vi dirò che io mi sono fermata al momento a 43 centimetri di lato, ok? Ma non stacco il gomitolo, lo lascio ancora attaccato in modo tale da poterlo eventualmente aumentare in un secondo momento. Quindi per il momento io controllando, facendo un calcolo sulla mia spalla e su un altro maglioncino che ho, 43 centimetri dovrebbero bastarmi. Io sto parlando solo del lato, eh? Ovviamente ogni lato misurerà 43 centimetri, nel mio caso, o nel vostro sarà 50 o 32, quello che sia. Comunque sia, il mio lato al momento è 43 centimetri. Mi fermo ma non stacco ancora il filato perché devo fare il pannello davanti e vedere poi, quando avrò fatto anche il pannello davanti, unendo la spalla, vedere se indossato va bene oppure aumenterò un pochino la dimensione. Penso dovrei esserci, però è meglio stare dalla parte dei bottoni. Detto questo, ora vi spiego la parte avanti. Ok, la parte avanti ovviamente dovrebbe essere identica al pannello dietro, quindi il pannello avanti e il pannello dietro. Sì, se volete farlo col collo a barchetta, quindi ne fate due uguali, li unite nella parte sopra e il gioco è fatto. Oppure potete andare avanti fino a una parte di scollatura, per poi quindi non lavorate la parte centrale e lavorate solamente da questa parte e dall'altra, lasciando la parte centrale vi verrà una scollatura quadrata, rettangolare o rotonda che sia, e potete vederlo qui, noi l'abbiamo già fatto con la maglia Raffaella, quella a pannello. Se vi ricordate, comunque la trovate nel canale se volete avere ragguagli per come ho fatto ehm, la scollatura, oppure ho fatto anche con la scollatura quadrata sempre a pannello, battito d'amore, la maglia battito d'amore a pannello, quindi potete cercare quella se volete una scollatura quadrata che poi diventerà rotonda, ma io qui voglio ancora diversificare, voglio fare una scollatura a V, perlomeno ci provo, ok? Ci provo a farla, voi l'avete già vista se ci sono riuscita, adesso io provo a farla insieme a voi. Allora, innanzitutto ho fatto l'inizio del mio pannello, l'inizio, e mi sono fermata al 1, 2, 3, al quarto giro, ovviamente calcolando le mie misure e il mio filato, ok? Comunque sia, questo quadratino è di 8 centimetri soltanto. Perché così piccolo? Perché ovviamente lo lavorerò nello stesso identico modo, ma facendo la scollatura a V voglio fermarmi, voglio partire la scollatura a circa, io direi che siamo a 18 centimetri dalla fine del mio pannello, circa 18 centimetri, 17-18 centimetri, ok? E qui 17 centimetri pieni, quasi 18. Quindi che cosa faccio? Innanzitutto faccio un piccolo quadratino, lo metto sopra al pannello della schiena che ancora non si sa se è finito o no, intanto l'abbiamo fatto, può darsi che basterà oppure sarà troppo grande e dovremo scucirlo, oppure sarà troppo piccolo e andremo avanti, questo l'abbiamo già detto. Facciamo lo stesso per il pannello davanti, ci fermiamo a pochi centimetri, lo mettiamo, ripeto, questo è 8 centimetri, lo mettiamo sopra il pannello grande che abbiamo fatto e guardiamo dall'inizio del pannello alla fine, vedete che 18, a seconda di come lo misuri,
che tipo di scollatura mi verrebbe? Circa 18. Teniamo conto che è da qui che parte la mia scollatura V. Poi, fatto questo, tagliamo il filo da questa parte o dall'altra, dove volete, basta che lo tagliamo perché dobbiamo partire e dove dobbiamo lavorarlo in questo modo in giri di andata e di ritorno. E poi cerchiamo il centro, può essere il centro delle maglie fitte o il centro delle maglie a i tris, quindi granny. Io qui ho 1, 2, 3, 4 granny, compreso anche quello del centro, quindi qui è il mio centro, ok? Questa parte qua. Bene. Io mi segno il mio centro. Lo faccio dalla parte del granny perché è più facile, ma è uguale, possiamo farlo ovunque noi vogliamo. Quindi io parto non da questa centrale, ma neanche, quindi non da questa nella parte centrale, ma da questa maglia, questo è il centro, io parto da qui. Ok, allora attenzione, io sono 1, 2, 3, 4, ho già fatto il quarto giro, di conseguenza devo cambiare e dove c'è la maglia granny devo fare le maglie alte, ok? Bravissima. Quindi cosa fai? Prendi il filo, lo agganci in questo punto, fai una torsione dietro e poi parti con le 3 catenelle che simulano la prima maglia alta. Vai nel punto successivo e fai le maglie alte, uno su ogni maglia alta e una ovviamente nello spazio, come abbiamo fatto per l'altro pannello. Non cambia niente, se non che ti dovrai fermare dove c'è il segnapunto. E qui abbiamo da fare 2 maglie alte perché siamo nel lato delle maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. E qui ovviamente vedi che io sto nascondendo anche il filo dietro. Se poi non si vede lo lascio così, altrimenti se dovesse vedersi lo sfilo e lo nascondo con ago. Ok, vai avanti per tutto il giro. Per tutto il giro ci ritroviamo qui. Neanche dirlo, vero che dovete rispettare sempre come avete fatto questo, il disegno. Quindi quando avete fatto anche questo lato di maglie alte, fate le 3 catenelle nell'angolo e poi da questa parte dobbiamo iniziare il punto granny. Mi è venuto un lapsus, ma se avete fatto già il pannello dietro sapete come dovete cambiare. Punto granny quindi vuol dire 3 nell'angolo ne fate 2 per questo lato, 3 dall'altro lato e 3 sono le catenelle. Hai fatto una catenella di separazione, salti 1, 2, 3, nella quarta fai il punto granny. Era ovvio, però sono rientrata, non si sa mai. Preferisco essere ovvia piuttosto che magari farvi fare uno sbaglio nel giro. Ok, quando arrivi nella parte che dobbiamo finire, ovviamente, vedi, hai già fatto questa parte punto granny e questa parte qui invece è il lato con tutte maglie alte, quindi continui con il tuo disegno, quindi hai 2 maglie alte nell'angolo e vai e fai una maglia alta su ogni maglia alta e una maglia alta nello spazio. Di nuovo una maglia alta su ogni maglia alta e ti fermi qui. Ok, questo è il nostro centro, quindi ti fermi qui, giri il lavoro, tiri su 3 maglie alte e questa fa parte già di questa e prosegui semplicemente il tuo giro, ma c'è da dire questo, quindi dovresti proseguire così, ma noi dobbiamo diminuire ancora, quindi cosa facciamo? Perché dobbiamo fare una V. Allora, tira su 1 e 2 catenelle, gira il lavoro,
filo sull'uncinetto, quindi queste 2 catenelle corrispondono a questo, vai nella maglia alta successiva e fai una maglia alta, quindi praticamente questa la calcoleremo una, non 2, ne calcoleremo una, ok? Ora andiamo in quella successiva e lavoriamo tutte maglie alte, perché siamo al secondo giro, ok? Non dobbiamo ancora cambiare. Come se fossi sul dritto, solo che stiamo lavorando nel rovescio, in questo caso perché abbiamo girato il lavoro. Ok, qui dobbiamo fare il punto granny, quindi siamo con le 3 maglie alte e vai avanti così, rispettando il disegno sotto. Ok, io sono nella secondo giro del mio disegno, quindi devo andare avanti per altre 2 volte. Quando arriviamo alla fine del giro, io sono sempre sul retro ancora, alla fine del giro dobbiamo rimanere con le ultime 2 maglie, quindi lavoriamo fino alla terzultima, le ultime 2 le lavori insieme, quindi prendi una e lavori, scusami, allora entra, chiudi solo 2 asoline e tieni le 2 asoline sull'uncinetto, entra nella testa della seconda, prendi il filo, chiudi 2 e chiudi tutte e 3 insieme, ok? Quindi abbiamo fatto una diminuzione da questa parte e una dall'altra. Ora gira il lavoro e ripetiamo la stessa cosa, quindi 1 e 2 catenelle, quindi andiamo in quella successiva, questa corrisponde a queste 2 che abbiamo chiuso insieme, in quella successiva che è questa, chiudi, chiudi, ok. E adesso andiamo a lavorare tutte le maglie alte. Questo è il terzo giro, quindi non devo ancora cambiare. Ok, continuiamo a lavorare in questo modo per tutto il giro e ci troviamo da questa parte. Arrivati nuovamente alla fine del giro, questo è il terzo giro delle nostre maglie alte, come vedi. Allora tu ti ritrovi con, attenzione a non confonderti, queste 2 le abbiamo chiuse insieme, quindi valgono per una. Ti ritrovi con questa da lavorare più questa, che io la calcolo una, quindi non ti confondere, non sono 2 ma è una soltanto. Quindi tu entri nella penultima e chiudi solo le 2 asoline, poi entri nell'ultima, che sono queste 2 messe insieme, ok, chiudi 2 e chiudi tutte e 3, ok. Allora adesso inizia a vedersi il nostro scollo che si apre. Fate il quarto giro, parlo del quarto giro inteso del poi cambio, ok? Fate il quarto giro nello stesso identico modo, partendo come abbiamo già fatto e come sappiamo, e dove ci saranno le maglie alte faremo così, quindi partendo con 2 catenelle, poi entriamo, queste sono le 2 che abbiamo appena chiuso e questa fa parte di questo, entriamo nella successiva e chiudiamo in questo modo, ok? E quando arriviamo da questa parte faremo sempre attenzione che questa è la penultima e queste 2 diventano l'ultima e le chiudiamo insieme. Facciamo questo quarto giro e ci ritroviamo poi per cambiare il disegno. Bene, sono arrivata alla fine del mio quarto giro, è il momento anche di cambiare e quindi chiudo come già sapete quando ci sarà e quando vi troverete con le maglie alte, nel giro delle maglie alte. Guardate che mi sono intrippata. Ok, allora queste 2 valgono 1, attenzione, ricordati, questa è una maglia soltanto, quindi vai nella penultima e chiudi 2, vai nell'ultima, chiudi 2 e chiudi tutte e 3. Ok, adesso noi
abbiamo finito il nostro giro con le maglie alte e dobbiamo cambiare il giro. Dobbiamo cambiare il motivo. Allora, innanzitutto controllate che siano uguali le maglie. Io ne ho 12, sembrerebbero 13, ma queste due valgono una, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Stessa cosa ho dall'altra parte. Se ce n'è uno in meno o uno in più, qualcosa non ha funzionato. Controllate di aver fatto tutte le chiusure, ok? Ora è il momento di cambiare, cioè da questa parte dobbiamo fare il punto granny e da questa, sì, da questa parte il punto granny, da questa parte qui invece le maglie alte. Ma come facciamo? Allora, qui ho bisogno della tua attenzione, perché, aspetta che prendo, ok. Allora sappiamo che qui abbiamo il nostro angolo e che dopo 3 maglie 1 2 3 nella quarta facciamo un tris, quindi qui c'è il tris 1 2 3 4 e qui c'è il tris, quindi 1 2 3 4 tris 1 2 3 4 tris 1 2 3 e qui ci sarebbe il tris. Ok, allora io parto con 3 catenelle, giro e ritorno indietro come un gambero, quindi abbiamo detto 1 2 3 e 4, dovrebbe essere qui 1 2 3 4 1 2 3 4, no, allora 1 2 3 4, allora qui dovrebbe essere il mio tris 1 2 e 3, fatelo anche voi il conto, 1 2 3 tris 1 2 3, ce n'è uno in più, benissimo. Allora torno indietro perché giusto, perché questa vale per quella, quindi è 1 2, giusto, questa qui è la solina della mia maglia, quindi io devo calcolare quella dopo 1 2 3 e qui mi parte il mio tris. Ah, però aspetta un attimo, non 3 ma fammi 4 catenelle, 3 una maglia, facciamo la catenella di separazione, quindi 1 2 3 4, abbiamo fatto 4 catenelle per partire, ok, e qui facciamo il nostro tris, una catenella, 1 2 3 4, mio tris, una catenella, 1 2 3 e 4. L'importante è che finite nel modo corretto, ok, proprio così deve andare, proprio così. Quindi scusate, ma devo controllare man mano perché ripeto lo sto facendo insieme a voi. Andiamo avanti per tutto il giro e ci troviamo da questa parte. Ok, arrivati alla fine del giro io ho rifatto di nuovo il mio tris, quindi saltando sempre 4 maglie, 1 2 3, nella quarta facciamo il tris, 1 2 3, nella quarta facciamo il tris, 1 2 3 e qui ovviamente ho fatto la catenella e qui facciamo una maglia alta, quindi 1 2 3 e 4, qui facciamo una maglia alta. Benissimo, allora abbiamo così diminuito anche nel giro dei nostri, anzi vi tolgo questo, ok, così lo vedete meglio, no, questo è di qua, ok, abbiamo diminuito nel giro anche dei tris e il nostro scollo si apre sempre di più perché dobbiamo aprirlo, perché poi dopo dobbiamo fare una bordura. Ok, allora come proseguiamo? Quando c'è il punto tris diminuiamo come abbiamo fatto solamente su o il davanti o il dietro, indifferente come vi trovate voi, solo da una parte. Quindi adesso io giro il lavoro e non diminuisco, quindi tiro su 1 2 3 catenelle, poi entro nello spazio e faccio le mie
3 maglie alte, una catenella e vado nello spazio e faccio le 3 maglie alte. Ok? Quindi quando ci troviamo con il punto granny, adesso vi faccio impazzire, ok, con il punto granny diminuiamo solo da una parte, quindi un giro sì e un giro no, mentre nel punto, il punto alto, mentre nel punto alto diminuiamo tutti i giri, così almeno diventa equilibrato, no? Come diminuzioni. Quindi per il momento avete visto non abbiamo diminuito, abbiamo continuato con il nostro punto granny. Finiamo tutto il giro e ci ritroviamo da questa parte. Allora, vi ho fatto la maglia, le 3 maglie alte nel primo, va bene, preso qui proprio come in questo modo. Sono troppo tignose. In questo modo, nel primo va bene, ok? Una catenella e poi però qui non va più bene qua, come ho fatto io prima, ma va nella catenella. Il tris va nella catenella. Una catenella, poi vado nella catenella, che sia un po' più a destra, un po' più a sinistra, basta che sia nella catenella. Ok, una catenella e poi andate direttamente nell'angolo. Ok, ho finito il giro, vado a concluderlo come ho iniziato, quindi questa non era il giro delle diminuzioni, quindi faccio le 2 maglie alte e poi in testa alla terza catenella vado a fare la terza maglia alta e così ho chiuso il mio giro. Ok, ora devo proseguire. Quindi il giro che viene dovrò diminuire. Come faccio? Allora, diminuisco in questo modo. Innanzitutto potrei con delle maglie basse passare qui dentro e qui fare la maglia alta, ma c'è uno scalino, non mi piace. Allora io faccio 2 catenelle, soltanto 2, poi vado nello spazio e faccio una maglia alta, in modo tale che lui si inclini in questo modo. Ok, qui abbiamo diminuito, questo vale 1, questo vale 1. Ora faccio una catenella e vado, no, vado qui nella catenella a fare il mio tris. Ora attenzione perché vi spiego come fare, ok, e poi andate avanti da sole perché oramai vi ho spiegato tutti i giri. Quindi quando tornate dalla parte opposta ovviamente farete la stessa cosa, ok? Qui fate, in questo punto fate la maglia alta, poi dopo aver fatto la maglia alta fate una mezza maglia alta proprio qui nella terza, 1, 2, 3, nella terza catenella, quindi nella prima maglia alta si può dire del giro, mezza maglia alta e poi questa. Entrate, prendi il filo e chiudete tutte e 3 insieme, equivale a 2 catenelle. Quindi entri, prendi e chiudi tutto insieme, mezza maglia alta. Ok, quindi quando arrivi da questa parte tu farai una maglia alta nell'ultimo spazio, questa, quindi tu avrai fatto le 3 maglie alte, una catenella, una maglia alta soltanto in questo spazio e ti agganci nella terza facendo una mezza maglia alta, ok? E quindi mi varrà questo incrocio mi varrà una sola maglia. Quando torni indietro tu farai questo giro, quindi le 3 maglie alte non me le puoi fare qui, me le farai qui, ok? Queste 3 perché questo vale 1, non vale, non vale in poche parole. Quindi qui abbiamo diminuito, il prossimo giro non devi diminuire e mi farai le 3 maglie qui, in questo punto. Se vedo che è difficoltoso rientro in registrazione, però penso che già si è ben capito tutto. Ok, vi mostro come fare, siamo partiti di qua insieme, ok? Quindi come chiudere. Abbiamo detto che faremo una catenella, nell'ultimo spazio facciamo
una maglia alta, poi andiamo nella prima delle maglie, questa, e andiamo a fare una mezza maglia alta, in questo modo. E così abbiamo finito il nostro giro. Cosa facciamo adesso? Siamo in questo punto. Innanzitutto giriamo il lavoro così vediamo meglio. Ok, adesso non dobbiamo fare diminuzioni perché l'abbiamo fatta in questo giro. Quindi fai soltanto, aspetta perché io in questa postazione vedo malissimo, 2 catenelle, poi entra in questo spazio e fai 2 maglie alte, non così però, nella catenella, qui, sto guardando attraverso la telecamera, quindi diventa complesso, però volevo farvi vedere appunto i passaggi. 2, ok, vedete così almeno rimane comunque lineare, non fa scalini. Ok, allora 1, 2, facciamone un'altra e 3, perché le 2 catenelle, praticamente quelle che abbiamo fatto, non le calcoliamo neanche, vedi? Non servono, noi guardiamo soltanto questa, che sono le 3 maglie alte iniziali. E poi proseguiamo, catenella, e andiamo a fare il nostro tris. Ok, prosegui tutto il giro e poi ti faccio vedere il termine anche di questo ultimo quarto giro del punto granny in questo caso, ovviamente di qua non è punto granny, però solo per capirci. Bene, arrivati alla fine del giro, entriamo, finiamo praticamente come abbiamo iniziato, quindi entriamo nello spazio, ma nella catenella, come al solito, e facciamo le 3 maglie alte. Poi dobbiamo fare la mezza maglia alta proprio qui, nell'ultima, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nell'ultima maglia e chiudiamo tutte e 3 le asoline insieme. E così abbiamo finito questo giro. Ora dovete cambiare il tipo di disegno, quindi qui partirà la maglia alta e oramai sapete già come fare le diminuzioni nel giro delle maglie alte. Ogni giro va diminuito, come abbiamo fatto qui. Buon lavoro! Ok, sono andata avanti con le diminuzioni che vi ho fatto vedere allora, partendo dall'inizio, io ho iniziato a fare lo scollo al 1, 2, 3, dopo il quarto giro, quindi subito dopo ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 giri. Ho fatto 19 giri. Mi sono portata alla stessa misura del pannello dietro. Ok, ho messo i segnapunti e l'ho provato e mi va bene. Quindi mi sono fermata in questo modo. Voi dovete, a questo punto, noi abbiamo ancora agganciato al pannello dietro il filo perché nel caso in cui diciamo la scollatura non fosse abbastanza profonda come piace a voi, si può modificare il pannello davanti, ma ovviamente modificando il pannello davanti, magari facendo crescere soltanto la spallina, nel caso in cui aveste già raggiunto la larghezza che vi occorre, altrimenti continuate a lavorare in giri di andata e ritorno finché cresce per la larghezza e la lunghezza scollo che vi occorre, e a quel punto dovete però adattare il pannello dietro. Quindi se voi, per far crescere ancora un po' di più lo scollo ma non la larghezza, volete allargare soltanto la spallina,
continuate facendo giri di andata e ritorno, magari non diminuendo più, quindi giri di andata e ritorno seguendo sempre il disegno, quindi sono 4 puntogrenni e 4 maglia alta. Stessa cosa però dovrete fare dietro, quindi se per caso aumentate soltanto le spalline, voi aumenterete tutta la parte dietro, perché questa è la schiena, ok? Quindi va benissimo se aumentate tutta la parte dietro. Se invece vi siete resi conto che ancora non è largo quanto a voi piace, quindi continuate a fare i giri di andata e ritorno, magari fermando l'ampiezza della scollatura o anche no, continuando in base a quello che più piace a te. Quindi ti ho spiegato come andare avanti. Per quanto mi riguarda, a me va bene questa misura e ti dico anche quanti centimetri, a quanti centimetri sono. Allora, sono a circa, fammi vedere bene, circa 45 centimetri di lato e ovviamente 45 centimetri per ora di lunghezza e 45 centimetri saranno tutti i lati del mio pannello dietro, perché per ora è ancora un quadrato, ok? Cosa andiamo a fare adesso? Ovviamente io vado a cucire le mie spalline, quindi le vado a cucire, dopodiché cucirò l'ampiezza che mi occorre per la manica. Normalmente tengo un 18 centimetri, vediamo, anche 16, anche 17, direi un 17 centimetri va bene. Comunque deciderò quale sarà l'ampiezza della mia manica e cucio il restante, ok? Quello che mi avanza. Allora, attenzione, parliamo di una cosa alla volta. Momentaneamente vado a chiudere il dietro, ma come faccio a chiuderlo? Allora, per prima cosa prendiamo dei segnapunto in modo tale da poter fermare bene le nostre parti. Poi mettiamo a rovescio il pannello dietro, quindi terrò il dritto verso di noi, ok? Il dritto verso di noi. Stessa cosa devo fare con il davanti, quindi metterò dritto con dritto, così. Io ho ancora i fili agganciati, ok. Tendo sempre a non tagliare mai i fili, però qui sarò costretta. Allora, vediamo di far combaciare anche il disegno. Quindi qui ho il dritto e da questa parte, la parte sinistra, ho il dritto. Quindi io devo girarlo così. Allora dai Marina, qua taglialo. Inutile che tengo tutti i fili. Ok, bene, bene, bene. Quindi abbiamo detto il diritto è verso di te, ok. Poggio il dritto della parte avanti verso il dritto del pannello sotto e controllo di avere il disegno nel modo giusto. Qui ho granny, sotto ho il granny, qui ho la maglia dritta, qui ho la maglia dritta e anche nel lato sinistro ho la maglia dritta, quindi così ho il disegno che combacia. Ora andiamo giù, perfetto, e agganciamo il nostro angolo con il nostro angolo per tenerlo fermo, così. Ora contiamo quante maglie abbiamo sulla spalla. Io conto le mie: 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26 e 27. Questa vale una. 27. Quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 27. Ora prendo, ce l'ho già qui. Certo, perché ho il filo agganciato, aspettatemi, 27 e qua. Tagliamo il filo e poi ci riagganciamo. Chiudiamo per il momento il lavoro. Bene. Ora agganciamo la nostra 27esima alla 27esima dietro. Vabbè, nel mio caso 27, nel vostro ovviamente dipende da quanto siete andati avanti, dipende da tante cose. Voi agganciate lo stesso numero di maglie o di tris, se voi avete qua sopra il tris, o di tris o di maglia, agganciate in modo tale che sia corretto. Faccio la stessa cosa nel lato sinistro. Allora, per puro scrupolo, mentre sei qui, prima di chiuderlo, indossalo. Indossalo per essere sicura di avere la taglia giusta, ok? Quindi di aver fatto proprio la misura giusta. Se non ci sei ancora arrivata, continua a fare i giri sia su un pannello che sull'altro pannello, ok? Detto questo, siamo pronte. Allora, qui lo puoi cucire ad ago, come vuoi tu, come preferisci, oppure ad uncinetto come faccio io. Allora, se lo cuci ad uncinetto, entra nell'angolo, quindi nella parte delle catenelle dell'angolo, fai passare il filo nuovo e agganciati. Ho preso un po' troppo, ok. Ok, ci siamo agganciati. Allora, io passo direttamente nella prima maglia alta, prendo tutti e due, vado nella maglia alta a fianco, prendo tutte e due e passo una con l'altra, quindi entro in quella corrispettiva, prendo il filo e passo dentro, morbida, morbido morbido questa chiusura, così. Ok. Mi raccomando, non tirate il filo perché vi si arriccia la spallina, a meno che non vi piaccia un po' ricciata. Deve essere morbida la lavorazione. Ok, prosegui così fino ad arrivare a questo punto, poi stacca il filo e lo riprendi dall'altra parte nella spalla sinistra o destra, comunque l'altra spalla. Abbiamo cucito quindi le spalle destra e sinistra. Ora possiamo girare il nostro lavoro. Ok, si presenta così. Questa è la nostra cucitura. Bene, allora potreste chiedermi, Marina, io sono a posto come spalle, ma non ho ancora, ho necessità di allargare un pochino i miei fianchi. Allora, a questo punto tu puoi fare una cosa. Anziché cucire adesso, segnati il giro manica, quindi metti, adesso lo metto qui solo per spiegarti. Non guardo neanche se ho fatto bene il calcolo. Più o meno. Allora, che cosa fai te? Puoi lavorare partendo da questo punto, quindi ovviamente parti da questo punto, anche se abbiamo già cucito non è un problema, tu parti da questo punto e lavora questa parte che è il tuo fianco, quindi lavorerai anche la parte sotto e dalla parte opposta fino ad arrivare al segno del tuo scalfo. Vai avanti per quei centimetri che ti servono per avere più comodità nei fianchi
E stessa cosa farai dall'altra parte, quindi parti sempre da dove hai messo il segnapunto e prima di cucire fai dei giri rispettando ovviamente il disegno, ok? Dopo 4 volte il giro con le maglie alte passi al giro del punto granny, né più e né meno, e così avrai l'ampiezza che più desideri nei tuoi fianchi. Arrivata al punto dell'ampiezza dei tuoi fianchi, non abbiamo ancora la lunghezza, perché ci sarà chi lo vuole cortino, ma c'è chi lo vuole far crescere. Arrivati alla larghezza dei tuoi fianchi, dobbiamo chiudere i fianchi, quindi che tu sia giusta in questo modo o che debba aumentare. Quando sarai della misura perfetta, andiamo a chiudere i nostri fianchi. Io non ho ancora scelto la dimensione del mio scalfo, adesso lo guardo e poi ti faccio sapere. Allora, l'ho provata e ho deciso per 17 centimetri di scalfo. Allora, ho puntato 17 centimetri di scalfo, poi ho contato quanti tris ho, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, compreso questo. Ovviamente ho ricontato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e ho puntato l'uncinetto da una parte e dall'altra in modo tale da avere la mia manica. Qui ho i punti granny, mentre da questa parte ho le maglie alte. Ho guardato, in 17 centimetri ci stanno 35 maglie, ho contato quante maglie sono qui e sono 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Quindi è perfetto. O fate il calcolo di qua o con i centimetri, ma io vi consiglierei di contare le maglie che avete da questa parte e posizionare il vostro marcapunto nelle stesse identiche maglie. Come avete visto, il calcolo l'ho fatto calcolando anche la catenella. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, poi la catenella 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Ok, quindi fatto questo calcolino facile facile, andiamo a chiudere nel modo in cui abbiamo chiuso il sopra. Abbiamo il dritto contro il dritto chiuso, andiamo a chiudere i fianchi, solo il fianco ovviamente, ok? Da una parte e dall'altra. Abbiamo cucito quindi anche i fianchi, vedi? Sia da una parte che dall'altra, e adesso andiamo a realizzare la nostra bordura per lo scollo. Quindi quello che ti dico è: parti da circa la metà dello scollo dietro, ok? Circa la metà. Parti con le 3 catenelle perché dobbiamo fare il quarto giro, vedi? Con le maglie alte, quindi parti con le 3 catenelle e fai una maglia alta su ogni maglia alta. A prescindere da questo, io adesso ho detto dobbiamo fare il quarto giro, ma a prescindere da quello, qui andremo a fare la bordura 1 a 1, quindi ci serve una base con le maglie alte, quindi faremo una maglia alta su ogni maglia alta. Poi quando quindi ti riagganci filo nuovo, quando sei qui dove c'è la spalla, dove c'è l'unione, ovviamente questa è la cucitura, io la salto, ok? Quindi vado dalla schiena alla scollatura sul davanti e poi inizio a fare una maglia alta nel nodino che si forma e una maglia alta nella stanghetta della maglia alta. Questa qui è la stanghetta della maglia alta, entra e fai una maglia alta, poi di nuovo una maglia alta in questo nodino, che poi io lo chiamo nodino, non è appropriato, comunque sia sarebbe diciamo la parte in alto della nostra maglia alta. Ok, quindi lo vedi, no? Vedi come è fatto? Questo. Quindi uno nel nodino e uno nella stanghetta della maglia alta.
anche se questa qui era una mezza maglia alta, io comunque entro e faccio la mia maglia alta. Poi di nuovo una nel nodino qui e uno all'interno della maglia alta, uno nel nodino qui su in alto e uno nella maglia alta, e vai avanti così per tutta la bordura. Qui in avanti ci troviamo al centro. Ok, siamo arrivati proprio nella punta centrale del nostro scollo, vedi, abbiamo fatto questa parte, siamo qui nella punta, e come noterai qui abbiamo lavorato anche l'ultima delle 3 sottostanti, vedi, lavorata ovviamente qui sul corpo, sul corpo qui. Adesso abbiamo questa maglia che è la maglia dritta della nostra parte sotto, prendi il filo sull'uncinetto, entra e lavora solo due asoline, così entri e ne lavori solo 2, poi entra in quella centrale che unisce un tris all'altro e lavori solo 2 asoline, quindi adesso al momento ne hai 3 sull'uncinetto. Ora vai sulla prima di queste 3 che vedi che sono dritte nel modo giusto, questa, e lavori la terza. Chiudi tutte e 3 in questo modo. Ora ritorna a lavorare il tuo lato. Aspetta che magari, ecco, il tuo lato, quindi vai sul corpo di questa maglia come abbiamo fatto prima e fai una maglia alta, vai sullo spazio qui di questa, diciamo la base di questa maglia, no? Qui c'è lo spazetto, questo, il nodino, e fai la maglia alta esattamente come prima. Poi sul corpo della maglia alta fai la maglia alta, nel nodino maglia alta e sul corpo della maglia alta una maglia alta, e vai avanti così per tutto il lato del nostro scollo fino a ritrovarti ad agganciarci qui dietro da dove siamo partiti. Secondo giro della scollatura, prima agganciamo il primo giro, quindi abbiamo lavorato tutte le maglie, siamo qui dove c'è la prima maglia alta composta da 3 catenelle, andiamo in cima, entra, prendi il filo, portalo dentro e abbiamo chiuso il primo giro della nostra scollatura. Ora iniziamo a fare uno avanti, una maglia avanti e una maglia dietro. La prima sarà sempre composta da 3 catenelle, poi torna, prendi il filo, entra nello spazio e passa davanti a questa stanghetta della maglia alta e fai una maglia alta. Ora la prendiamo sul davanti, quindi entra con l'uncinetto nello spazio, tira su la stanghetta della maglia alta, porta il filo davanti, maglia alta. Ora di nuovo però da dietro, quindi entra nello spazio, gira intorno alla stanghetta, prendi il filo, maglia alta, entra da questa parte, esci dallo spazio opposto, tira su la stanghettina della maglia alta, porta il filo davanti, maglia alta, passiamo da dietro, passiamo davanti, passiamo da dietro e passiamo davanti. Ok,
Andate avanti così, facendo una maglia alta a rilievo avanti e una dietro, fino ad arrivare vicino alla punta del nostro, proprio qui sul davanti, questa sulla punta. Ci troviamo qui. Siamo arrivati nella punta del nostro scollo. Tenete le 3 che valgono 1 centrali più una precedente, una maglia precedente, e io sono arrivata in questo modo. Vedete, qui ho fatto la maglia a rilievo dal dietro. Adesso farò la maglia a rilievo, la precedente alla mia diminuzione, la maglia a rilievo sul davanti, quindi però chiudo solo 2 asoline. Prendo il filo sull'uncinetto, vado a fare la maglia a rilievo sul dietro, chiudendo soltanto 2 asoline, e di nuovo la maglia subito dopo a rilievo sul davanti. Abbiamo 4 asoline sull'uncinetto che chiudiamo tutte insieme. Allora attenzione, io sono arrivata in questo modo, voi ovviamente se arrivate in modo differente continuate semplicemente la vostra lavorazione a rilievo avanti e a rilievo dietro con questo criterio. Quindi io ho fatto a rilievo davanti in questo caso qui, e adesso continuo a rilievo dietro e davanti. Ok, la punta l'abbiamo fatta. Se volete potete anche inserire un segnapunto, ecco, se volete ricordarvi dov'è la maglia che avete chiuso, anche se si vede, ma se necessita mettete piuttosto un segnapunto proprio al centro del vostro tris. Questo vale per 3 maglie. Procediamo così fino a raggiungere il punto di partenza. Bene, sto raggiungendo il punto di partenza che equivale a queste 3 maglie alte. Quindi io qui ho fatto la maglia alta a rilievo sul dietro, qui sul davanti, e poi mi aggancio semplicemente nella terza catenella d'inizio. Così. Ora vado su con 3 catenelle e faccio esattamente ciò che vedo, cioè questa era sul dietro, questa è sul davanti. La vedi? Perché quella dietro scompare, vedi? Non la vedi neanche, quindi prendi il filo e spingila indietro, fai la maglia alta. Questa invece la vedi, è sul davanti, quindi prendi il filo, gli passi dietro e porti in avanti la maglia. Era forse troppo, vediamo un po', te la faccio rivedere. Allora, questa è la maglia che lavorerai dietro, e te ne accorgi perché dicevo appunto, vedi che si nasconde, quindi la prenderai da dietro. Entri al fianco, spingi indietro, prendi il filo, maglia alta. Questa la vedi molto bene perché è sul davanti, quindi la porti in avanti, vedi? Con l'uncinetto dietro, prendi il filo, maglia alta, e vai avanti così, dietro, avanti, dietro, avanti, e via dicendo. Arriviamo ora alla punta, così vi mostro nuovamente come fare per diminuire sulla punta e fare quella decorazione che avete già visto. Siamo nuovamente nel punto della punta, nel punto della punta. Allora, ricordate, quando arrivate a questa che è la diminuzione a 3, vedete 1, 2 e 3, tenete sempre una maglia precedente da lavorare, ok? Per fare l'unione e per fare la successiva diminuzione, e la lavorate come voi arrivate, o sul dritto, a rilievo sul dritto, o a rilievo sul rovescio. Io arrivo con l'ultima, prima delle 3 unite nel giro precedente, a rovescio, e quindi la lavoro come la vedo, ma senza lavorarle tutte le asoline, solo 2.
poi vado a fare quella a dritto, quindi che prendo tutte e tre insieme, quindi passo sul davanti, le spingo in avanti e ne lavoro solo 2. E poi ovviamente mi toccherà fare quella a rovescio e ne chiudo solo 2. Ora ne ho 4. Guardate bene perché tutti i giri saranno così. Quella precedente alla diminuzione del giro sottostante, quella della diminuzione del giro sottostante e quella successiva. Quindi in totale abbiamo 4 asoline che chiudiamo tutte quante insieme e poi procediamo come vediamo, come abbiamo le nostre maglie. Ok, questo tipo di diminuzione dovete farla tutte le volte che vi ritrovate sulla punta. L'unione avete visto come farla e come ripartire, quindi vi lascio a voi a fare la vostra bordura dello scollo alta quanto desiderate. Una cosa, l'ultimo giro o gli ultimi 2 giri vi consiglierei di farlo, per esempio io sto lavorando col 3,5, vi consiglierei di farlo con mezzo punto in meno, quindi con il 3 nel mio caso. Io lavorerò o l'ultimo o gli ultimi 2 giri con il 3, in modo tale che si compatti un po' di più e vi mostrerò come verrà. Ed ecco come viene lo scollo, quindi vi dico anche la profondità che ho raggiunto. Allora, dall'inizio alla fine dello scollo sono 19 centimetri, 19. Il bordino l'ho fatto di circa 3 centimetri e mezzo e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri. Soltanto l'ultimo giro, nell'ultimo giro ho utilizzato l'uncinetto 3, quindi ho sempre utilizzato il 3,5, nell'ultimo giro, ultimo, solo un giro, con l'uncinetto numero 3. Come vedete viene benissimo lo scollo. Poi cosa ho fatto? Sono andata avanti nella lunghezza, quindi noi ci siamo lasciati nell'unione, vedete? Adesso vi faccio vedere bene. Ci siamo lasciati qui nell'unione della maglia, vedete? Abbiamo unito più che altro i fianchi, però non mi bastava la lunghezza, volendo potete già fermarvi, però a me la lunghezza non bastava e vi mostro come ho proseguito. Praticamente io avevo fatto, come vedete qui abbiamo 1, 2, 3, 4 giri e qua avevo, esatto, 1, 2, 3, mi mancava il quarto giro. Come vedete il quarto giro io l'ho fatto lavorando in circonferenza nella parte sotto, cioè quella della lunghezza del mio, in questo caso gilet. Ok, e vi mostro come ho fatto le unioni. Quindi qui è la parte che abbiamo chiuso, questa parte qui è la parte che abbiamo cucito insieme. Come vedete io ho utilizzato, visto che avevo 1, 2, 3 giri di maglia granny e volevo farne una quarta per rispettare i giri, ho ripreso il filo, mi sono agganciata, ho tirato su le 3 catenelle, quindi io mi sono agganciata in questo modo ovviamente, in questo modo qui. Ho tirato su le 3 catenelle e nell'angolo, vedete che questo è l'angolo, questo è un angolo e questo è l'altro. Nell'angolo sono partita con le altre 2 maglie alte, quindi diciamo i gruppetti da 3, una catenella, 3, una catenella, 3 e sono andata avanti così per tutto il giro. Ho fatto tutta la circonferenza del mio corpo, mi sono agganciata alla prima maglia alta, quindi catenella, mi sono agganciata nella prima maglia di partenza e ho rifatto la stessa cosa, però cambiando il disegno, perché quindi qui abbiamo fatto il giro delle maglie alte, quindi 3 catenelle per partire e poi ho iniziato a fare una maglia alta su ogni maglia alta, una maglia alta nella catenella. Ho fatto così per tutto il giro, sono ritornata dalla parte opposta che è questa, sono arrivata chiudendo, senza catenelle qui,
chiudendo nella prima maglia alta, quindi le 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta, e così via. Sono andata avanti in questo modo, poi ho fatto il pezzettino con la maglia granny, quindi tutta la circonferenza a maglia granny, ripartendo dalla prima maglia, quindi gruppetti da 3, una catenella. Ho saltato le maglie che sono 1 2 3, nella quarta ho fatto l'altro gruppetto, poi di nuovo 1 2 3, nella quarta ho fatto l'altro gruppetto, e qui abbiamo sempre la catenella di separazione, quindi né più né meno che quello che abbiamo visto. Visto che appunto bastava mostrarvelo in questo modo, non sono stata a proseguire con il tutorial, lo vedete voi stessi come sono andata avanti. Quindi anche dalla parte opposta è lavorata tutta nello stesso identico modo. Io sono andata avanti, aspettate che vi faccio vedere, sono andata avanti per un totale di, da qui a qui, di 9 centimetri e mezzo. No, scusate, 9 centimetri esatti. Quindi ho fatto un pezzettino per 9 centimetri, dopodiché ho fatto il bordino, maglia alta a rilievo avanti e dietro, che è lo stesso che abbiamo visto qui. Quindi anche questo era inutile mostrarvelo, perché come vedi mi sono agganciata proprio, io ho fatto solamente 1, 2 e 3 giri col punto granny anziché 4. Poi ho fatto il primo giro tutte di maglie alte, perché mi stava venendo un po' troppo lungo, quindi mi sono fermata prima. Un giro l'ho fatto tutte maglie alte, e poi ho iniziato a fare una maglia alta a rilievo avanti e una maglia alta a rilievo dietro per tutta la circonferenza. Vedi? Per tutta la circonferenza, unendomi ovviamente ogni giro, ma questa parte ve l'ho già mostrata qui, ok? Facendo il primo giro di maglie alte vi ho mostrato come fare il bordino dello scollo, e quindi era inutile anche questo. Cerco di evitare, ecco, di proseguire, di allungare troppo il video. In questo caso preferisco mostrarvi appunto dove ci sono delle cose che io posso magari insegnarvi, cioè quindi magari uno scollo perfetto, o altre parti dove magari si possono trovare delle difficoltà. Non è detto che voi le troviate, però ecco, lì cerco proprio di mostrarvelo. Per quanto riguarda il mio, io questo preferisco fermarmi, cioè non fare la manica, e fare il bordino sempre uno avanti e uno dietro, partendo con la prima il primo giro con le maglie alte. Quindi sono partita con le maglie alte, adesso sto proseguendo cercando di fare un bordino che sia per un gilet, quindi voglio farmi un gilet perché voglio utilizzarlo solo con la camicetta, quindi camicetta e gilet. E stessa cosa devo fare da questa parte qui, quindi unirò, ecco, una cosa, quindi per fare il bordo della manica gilet è inutile mostrarvela, invece qui voglio spiegarvi questo. Allora, se volete fare la manica, come vedete da questa parte vi ritrovate con il punto granny, e da questa parte con la maglia alta, ok? Quindi c'è una manica che potrebbe partire in un modo e l'altra manica in un altro. Niente ci vieta di fare due maniche differenti, cioè una con il punto granny, quindi non guardare questo bordino, una col punto granny e una con la maglia alta, ma volendo farle uguali si potrebbe partire sia da una parte che dall'altra, o tutte maglie alte o tutte maglie granny, quindi sia la granny da una parte che dall'altra, o sia la maglia alta da una parte e dall'altra. La manica è facilissima da fare, basta iniziare partendo da qualsiasi punto della manica. Io partirei da sotto l'ascella, quindi partendo magari da sotto l'ascella si parte con, in questo caso supponiamo di voler fare tutte maglie alte, partiamo con 3 catenelle e poi lavoreremo
ovviamente sempre le 3 catenelle sostituiscono sempre la prima maglia alta, e poi lavoreremo una maglia alta in ogni maglia alta, in tutta la circonferenza della nostra manica, ok? Tutta la circonferenza della nostra manica, unendoci con l'ultima maglia con la prima, con un punto bassissimo. Poi di nuovo 3 catenelle e si rifà. Potreste anche fare la stessa considerazione che ho pensato anch'io, cioè fare i nostri giri a maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4 giri a maglia alta, quindi sia da una parte che dall'altra, e poi i 4 giri a punto granny, ok? Quindi intervallare la maglia alta al punto granny, ma questa è una vostra scelta, potete giocare con le maniche come volete, farle diverse o farle uguali a seconda di come siete ispirate. Ok, a me l'importante è che sia chiaro il fatto di come si parta. Poi per quanto riguarda la larghezza o la diminuzione, quindi aumentare o diminuire la vostra manica, ovviamente il metodo più facile è quello di rimpicciolire il numero dell'uncinetto, oppure cercando di ridurre man mano le maglie, quindi diminuire le maglie. Non so, quando siete nel punto delle maglie alte, ne unirete 2 e farete una diminuzione, da 2 ne diventa 1, quindi disponete magari queste diminuzioni bene in tutto il giro, non so, vogliamo fare 4 diminuzioni, ne disporremo una magari da questa parte, una da questa, una qui e una qui, cerchiamo di fare diminuzioni abbastanza concentrate. E se riuscite cercate di farne 4 alla volta di diminuzioni in modo tale da ritrovarvi poi se eventualmente volete fare anche il punto granny. Ok? Quindi cercate di ridurre la manica o allargarla, e ovviamente è il metodo opposto. E quindi più o meno vi ho detto tutto. E spero di essere stata chiara, spero proprio di essere stata chiara. Io adesso proseguo e vado avanti con la bordura delle mie maniche e vi mostro come viene. Ed eccolo finito, come sono felice proprio del risultato. Io spero che a questo punto l'hai finito anche tu insieme a me e ti sei reso conto di quanto semplice comunque sia, e in questa semplicità però c'è quel qualcosa in più. Io sono veramente tanto felice del risultato, lo userò proprio come vi ho mostrato all'inizio video insieme al cardigan mattoncino, scusate, e, e nient'altro. Io vi ringrazio di avermi seguita. Vi aspetto al prossimo tutorial, rimanete con me, mi raccomando. Grazie di tutto.